Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo la differenza fra tre dei prodotti che secondo me non possono mancare all'interno del nostro arsenale di prodotti da officina. Sono lubrificanti, grassi e siliconi per guarnizioni. Primo fra tutti il classico silicone nero ad alte temperature. Questo in specifico è dell'Areoxon. Fanno anche la versione da mettere nelle pistole, tipo quelle grosse per silicone, o fanno anche una versione con un tubetto molto grande con l'apposito dosatore a leva. E questa chiaramente è fondamentale se facciamo del fai da te con le automobili, perché nei momenti in cui andiamo a cambiare qualche guarnizione oppure abbiamo qualche perdita di olio perché c'è una guarnizione che nonostante la cambiamo non tiene perfettamente, questa qui sicuramente ci dà un grosso aiuto per fermare qualsiasi tipo di perdita. C'è la versione rossa, la famosa pasta rossa, e questa è la pasta nera. La pasta rossa crea una guarnizione più sottile, mentre la pasta nera crea una guarnizione un po' più spessa. Io ultimamente ho preso questa qui nera e effettivamente mi ci trovo meglio. Il secondo prodotto che non può mancare nel nostro garage è il grasso trasparente al silicone. Tempo fa ho fatto un video sul VD40 che veniva spruzzato, diciamo, in diverse zone dell'auto, tra cui le gomme dei bracci oscillanti, eccetera. Lì ci sono delle boccole e in quei casi lì chiaramente il prodotto perfetto e specifico è proprio questo, il grasso trasparente al silicone. Ci dice che è un lubrificante specifico per accoppiamenti misti metallo, plastica, legno e gomma, perché poi ci dice che evita l'impoverimento della gomma, mantiene idrorepellente e morbidi pelle, cuoio e tessuti. Ed è un antiadesivo per le colle, per le pitture, quindi non va via lavandolo e basta, quindi è molto resistente all'acqua. La sua azione fondamentale è proprio quella di riuscire a lubrificare e a tenere in buonissimo stato le gomme e quindi tutta la parte delle boccole. Pensiamo al braccio oscillante che ha una boccola che si innesta e poi va a contatto con un perno di metallo e quindi che gli fa attrito. Chiaramente se ci mettiamo questo la nostra boccola durerà molto di più rispetto al normale. Un altro grasso che mi sento di consigliarvi, che non può mancare nel vostro garage, è il grasso ad alte temperature. Questo grasso qui fa tutto quello che questo grasso trasparente a silicone non fa. Questo è proprio specifico per le alte temperature. Alte temperature dove le troviamo? Le troviamo nei cuscinetti, nei perri, nei giunti, dove abbiamo rotazione e quindi attrito. E allora questo grasso aiuta a mantenere una lubrificazione ottimale. Ad esempio pensiamo a un motorino di avviamento. Il motorino di avviamento, se lo andiamo a smontare e quindi a pulire in tutte le sue parti, all'interno troveremo degli ingranaggi. Questi ingranaggi chiaramente gireranno molto veloce e sviluppano calore. E questo è un grasso ad alte temperature, quindi è perfetto per quell'utilizzo. Pensiamo anche a un trapano. Trapano, quando lo smontiamo, chiaramente il trapano ha tutte parti rotanti ingrassate e possiamo utilizzare questo per ingrassarle. Va bene chiaramente anche per i cuscinetti e per giunti di ogni tipo, soggetti a rotazione e quindi a calore. Queste sono chiaramente le alternative al solito VD40 che vi faccio spesso vedere. Vi faccio spesso vedere perché il VD40 è un prodotto plug and play di quelli che spruzzo e sono a posto. Chiaramente non è così. Il grasso ad alte temperature è specifico per delle zone in cui il VD40 non può neanche entrare. Questi sono secondo me i tre prodotti che non possono mancare all'interno del vostro garage perché costantemente io li utilizzo. Vi farò vedere poi anche dove utilizzarli. Se avete anche voi qualche idea da farmi testare, scrivetemelo nei commenti. Questi prodotti li trovate chiaramente su Amazon e vi lascerò il link in descrizione. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, di commentare e di lasciare un like e di condividere questi video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!